un altro integrato. Nuvista? Nuvista. Noi siamo proprio abbonati agli integrati, Beh, no, perché da poco abbiamo fatto il prefinale Yamaha, quindi, però è vero che molti integrati ci capitano, ma perché Anche perché poi a voi piacciono, ce ne sono sempre di più sul mercato di questi super integratoni. ma a loro piacciono. A loro piacciono. A loro chi? Ai nostri amici I follower. followers? Beh, spero e credo di sì. Che però io ho sempre un dubbio. Ma perché piacciono tanto gli integrati e non piacciono i DAC? Perché non piacciono i diffusori? Di più piacciono gli integrati, però vabbè. Vi piacciono gli integrati? E quindi, proprio perché vi piacciono gli integrati, ne abbiamo preso uno grande, grosso, corpulento. Nuvista 600.2, che fa parte della linea top della Musical Fidelity ed è la riedizione progettata dal nostro amico Simon Querry del 600. Sì. Quindi hanno rifatto prima l'800 e si chiama 800.2, poi questo 600 che si chiama 600.2 e che ha i nuvistori, i famosi nuvistori. Subscribe, campanella, www.audio2g.it o .com. A tra poco, ciao! Ciao! Allora, caro Giulio, io abbasso un po'. Tu non hai voluto. Ecco, tu non hai voluto mettere quello che mi piace tanto. Eccolo. Ecco. Allora, sono dei V-meter non veri, ma fatti con questo grosso display ben retroilluminato e che, anche se non sono proprio come quelli che mi piacciono, ma comunque hanno una bella reattività. Sì, hanno una bella reattività. Io normalmente non sono un grande fan dei V-meter in generale, però questi riprodotti sul display tendono a essere sempre un po' eccessivamente a scatti. Questi qua sono piuttosto fluidi nel loro funzionamento e li si possono anche avere con una colorazione differente che state vedendo adesso in overlay. Che però non mi fa impazzire, a me piace di più questa. Questi li avevamo incontrati anche nella prova del pre e finale che avevamo fatto qualche tempo fa in anteprima. È vero, te lo ricorderai che ci siamo caricati. 4 telai gigantesco, enorme. Sì, ci siamo caricati e ce li siamo portati fin sopra, che è alimentatore del pre, finale, alimentatore del finale. Una cosetta leggera. Sì. Questo qui condivide con quel progetto gigante parecchie cose e le condivide anche con l'amplificatore 800.2. Prima di tutto questi nuvistori, che sono queste piccolissime valvole che hanno segnato la morte delle valvole, perché proprio mentre sono finite le valvole con la grandezza che conosciamo, le normali, hanno cominciato a fare queste valvole più piccole. Dove vai? Beh, tu parla. Che erano più affidabili, molto più replicabili dal punto di vista delle prestazioni. Proprio in quel momento, queste sono le valvole, le Classic Tubes, proprio in quel momento è arrivato il transistor e quindi... Esatto, quindi era, diciamo, il massimo dell'evoluzione tecnologica della valvola. Esatto. E poi però il mondo ha preso un'altra strada. Interessante il fatto che, questa cosa ce l'ha detta non mi ricordo chi, che ovviamente questi nuvistori non vengono più prodotti da tanto tempo, ma Musical Fidelity se ne è accaparrata una grossissima quantità e quindi ce li hanno per realizzare gli apparecchi nuovi e per eventualmente le sostituzioni qualora nel corso del tempo dovesse servire. Musical Fidelity, che è passata sotto l'ampio cappello di Project, quindi del caro Heinz Littenegger e quindi della sua capacità imprenditoriale. Amplificatore che ha questa layout superiore che vedremo nello sventramento con i nuvistori, è stato rifatto il circuito di alimentazione, sono state rifatte tantissime cose, quindi dal 600 in realtà non prende poi tanto dal 600 vecchio ed la riedizione di questo 600.2 è stata molto più massiccia di quanto non fu quella dell'800, perché tra 800 e 800.2 ci sono alcune differenze, ma questo è sensibilmente più grande. Ma ti chiedo, che differenza c'è tra questo e il
e l'800.2, visto che ci ballano circa 3.000 euro, perché questo costa 10.000 e quell'altro ne costa 13? Potrei azzardare la potenza in gioco? Bravo. Vedi? Sì. Questo è un po' più piccolino. Questo è 160 watt, quell'altro Piccolino per 300, modo di dire, sì. perché insomma sicuramente è molto molto generoso. Sì, esatto. A livello di funzionalità, questo è un amplificatore integrato puro e semplice. Quindi non c'è ingresso fono, non c'è il DAC interno, non c'è lo streamer, non c'è niente, quindi è un classicissimo integrato con un bel po' di ingressi e selezionabili da questa manopola source, e quindi girando si selezionano gli ingressi, c'è il volume. Basta, proprio a livello di interazione con la macchina c'è ben poco. C'è però un massiccio, e quindi è in stile con l'amplificatore, un massiccio telecomando che è questo, che devo dire è anche piuttosto bello, piuttosto fatto apposta, non è uno di quelli comprati. No, è tra l'altro un affare di metallo bello pesante che, come dici tu, fa male se te lo tiro, sì, no, ma soprattutto nel lancio in testa fa male. Nella dotazione di serie è una stupidaggine, ma fa piacere, c'è il cacciavitino che serve per aprire la parte inferiore e cambiare le batterie. Ovviamente, meno male, ci sono anche le batterie. Compresi nei 10.000 euro ci sono le batterie del telecomando. Ingressi sbilanciati ed ingressi bilanciati. Perfetto, addirittura 2 ingressi bilanciati, mentre invece l'800.2 ce n'ha uno solo. Dal punto di vista della versatilità è anche un pochettino più versatile, ma come abbiamo già detto meno potente, 160 watt su 8 ohm questo e 300 su 8 ohm l'800.2. Come state vedendo in overlay è disponibile sia nella finitura nera che ci hanno mandato che nella classica finitura silver, bella anche quella. A livello costruttivo e anche di design è un bell'oggetto sicuramente. Quello che a me personalmente piace un po' meno sono alcune delle combinazioni grafiche che si possono impostare sul display, perché sì, ci possono essere i V-meter, oppure ci può essere grande e grossa l'indicazione dell'ingresso, che insomma per carità. L'unica cosa comoda è che il volume si vede bello grosso. Il volume si vede bello grosso, assolutamente. Va bene, allora questo ci prenderà tempo per lo sventramento perché ci sono tante cose da dire. Ci sono tante cose da dire. Ti vedo perplesso. No, sono curioso, sono curioso, no, stavo pensando se si riescono a vedere dentro i nuovi story per proprio presentarli ai nostri amici in carne e ossa. Sono dei tubettini, dei cappuccetti, poi li vedremo, li accenderemo, cercheremo di farvi vedere qualcosa, chi lo sa se ci riusciremo. A tra poco, ciao. Ciao. I nuovi story? I nuovi story? I nuovi story, guarda. Poni l'attenzione. Accendo? Accendi. Questi tra poco si illuminano d'immenso, ecco, sono rossi per il warming up e poi diventano arancioni quando è passato quel tempo giusto per farli stabilizzare. Abbiamo sentito dei relè, tra poco eccoli qua. Siamo quindi pronti per l'ascolto. Esatto. Ma un ascolto che verrà molto bene, visto che, come potete vedere, è tutto scollegato. Va bene. Allora, la prima differenza rispetto al vecchio Nuvista 600 è stata quella di eliminare i relè a stato solido e mettere dei relè normali. Tu ce la fai a arrivare qui dietro, Giulio? O vuoi che te lo giro? No, mi giro io. Eccolo qua. I nostri amici followers vedranno tutti dei relè che sono proprio dei relè che servono per fare lo switch degli ingressi 1, 2, 3, 4, 5 qui, e poi ci sono sotto quelli che servono per fare lo switch dell'XLR che vediamo là in fondo. Sì. Ok? Quindi questa è la scheda esclusivamente degli ingressi, fa solamente ingressi e basta. Già che ci siamo, facciamo vedere anche i binding post. Certo. Che stanno qui, li potete vedere, messi in parallelo, quindi ce ne sono 2. Esatto. Grandi, molto grandi, belli, diversi dall'800.2 che c'è a quelli di rame della serie più grande. Ok. Quindi scheda di preamplificazione che è questa, dove
potete vedere arrivano gli ingressi dalla scheda a ridosso del pannello posteriore, che ha una bella particolarità perché tutti i pin sono saldati direttamente sulla scheda e quindi si evita completamente la filatura. Questa invece è una filatura indispensabile perché collega la scheda degli ingressi con la scheda di preamplificazione. Quindi un chip che ti piace tanto, Giulio, eccolo qui, che è il chip Moses, che serve per fare il volume. Quindi volume preamplificazione che avviene attraverso i nuvistori, che sono di nuovo questi qui. Esatto. Poi il segnale con questi due cavi va al pre-out. E infatti che è questo che sta qua dietro. Esatto. E invece con questi cavi qui va alle sezioni finali 1 e 2. Notare come, ma lo vedremo meglio dopo, c'è una sezione di filtraggio molto grande qua sotto e poi ci sono dei condensatori di bypass più piccoli sistemati direttamente a ridosso dei finali. I finali sono la coppia di STD003N e STD003P che abbiamo già incontrato altre volte, sono molto moderni, molto buoni perché hanno anche il pin per il sensore termico. Infatti, come potete vedere, ci sono 3 pin, base, collettore, emettitore, e poi c'è questo pin che serve proprio per misurare la temperatura direttamente sulla giunzione, quindi è molto più efficiente rispetto a quello che si mette con la vite sulla dissipazione. Quello che possiamo dire è che questi 4 transistoroni stanno direttamente attaccati all'elemento di dissipazione del calore, che è fondamentalmente tutto il fianchetto laterale e che, come potete vedere esternamente, adesso lo mostriamo, è ampiamente alettato. Quindi stiamo ragionando di un dissipatore di calore veramente molto molto grande. Profilo in estruso d'alluminio dovrebbe essere, ecco qua, qui lo vedete nella sezione posteriore. Concentriamoci poi su tutta la parte di alimentazione. Questi sono i 2 grossissimi trasformatori, eccoli qua, 1 e 2. 1 e 2, che come vediamo hanno degli avvolgimenti per la preamplificazione e degli avvolgimenti solamente per la sezione finale. La preamplificazione è completamente dual mono a partire dal trasformatore, infatti possiamo vedere i 2 ponti raddrizzatori separati, i regolatori separati e le capacità di filtro anch'esse separate. Andiamo poi a vedere per quello che possiamo vedere qui sotto, caro Giulio, perché qui sotto c'è la grossa scheda che alloggia i ponti raddrizzatori separati per le 2 sezioni finali, le capacità di filtro e poi tutto il cablaggio di potenza delle casse, che è questo filo rosso, dalla scheda finale finisce sullo stampato e poi, come possiamo vedere, questo cavo rosso che c'è qui, si vede? Perché eccolo, vabbè, risbuca qua dietro. Esatto, risbuca lì dietro e esce con i diffusori. Poi alla fine concentriamoci esclusivamente sul pannello frontale. Allora, questa è la selezione degli ingressi, il volume è questo, ma dal punto di vista meccanico sono realizzate esattamente nello stesso modo, quindi una grande manopola in alluminio collegata all'encoder, del resto c'è anche scritto sulla scheda encoder. Esattamente. E questa è la scheda del processore che serve per gestire il display. Dal punto di vista dell'ingegnerizzazione, questa macchina è fatta molto molto bene, perché come vedete qui c'è la logica di controllo, tutta la parte di alimentazione e la parte di segnale è molto lontana, quindi vuol dire che i rumori della parte di alimentazione sono estremamente distanti rispetto a tutta la parte che gestisce la bassa frequenza. Come struttura vedete che c'è questi elementi in acciaio sul quale poi sono imbullonati i 2 dissipatori di qua e di qua, e poi il pannello frontale e il pannello posteriore. Niente di, diciamo, iper sofisticato, però una costruzione estremamente solida e ben fatta. È razionale, come poi serve per un amplificatore di questo tipo e di questo livello. Benissimo, allora abbiamo fatto
abbiamo fatto con lo sventramento. È un gran bell'amplificatore, ha bisogno di rodaggio, ma lo vedremo meglio nell'ascolto che avverrà tra 3 settimane. Ciao. Ciao. Allora, mi hai lasciato, partiamo di qua, mi hai lasciato lo scettro. Ce la godiamo, Ce la godiamo. Allora, io me la sono goduta molto a lungo, sì, perché sì. Dunque, saranno 3 settimane che questo amplificatore sta in funzione e sono state 3 settimane assolutamente necessarie, perché obiettivamente nell'arco di tutto questo tempo, e diciamo che ha suonato H24, il carattere dell'apparecchio è mutato radicalmente. Questo sempre perché c'è tanta gente che dice il rodaggio, le cose, le fissazioni. Questi sono problemi loro, ma anzi dirò, quando lo andate a ascoltare, chiedete al rivenditore che ve lo fa ascoltare di tenerlo acceso prima un po', perché dal giorno nel quale lo abbiamo collegato ad oggi le cose sono cambiate in modo radicale. Non che l'amplificatore abbia cambiato completamente carattere, ma si è enormemente addolcito, e ha perso un po' ha perso la spigolosità iniziale che ci aveva fatto dire sia a me che a Giulio, però come aggressivo, no? come spigoloso, Devo dire che proprio in funzione di questa considerazione mi viene un po' da rivedere il giudizio che io avevo dato rispetto a quello a 4 telai. Sì. Perché quello lì per motivi di logistica è rimasto da noi per poco tempo, però quello che è successo è che quando abbiamo cominciato ad ascoltarlo, questo integrato, abbiamo detto suona molto simile a quell'altro. Poi nell'arco delle 3 settimane ha mutato carattere e chissà, probabilmente anche l'altro avrebbe fatto la stessa cosa. In cosa è cambiato? E è cambiato nel fatto, e Giancarlo prima lo accennava correttamente, lui ha parlato di spigolosità e io oltre a quello direi anche una certa grana che c'è stata almeno inizialmente e che poi è completamente sparita. Poi c'era un altro aspetto, ma questo proprio di natura estetica, il display nelle prime ore di funzionamento faceva una sorta di flickering, ogni tanto spegneva, accendeva, adesso da un certo punto in poi non l'ha più fatto, è completamente, perfettamente stabile. Detto questo, e quindi detto della necessità del rodaggio e di un rodaggio piuttosto lungo, perché ripeto 3 settimane H24 non è poco. Ma del resto, scusami se ti interrompo, dobbiamo ricordarci che ha delle valvole dentro, non è che siccome si chiamano Nuvistori perché erano delle valvole Nuvistor, ma sì, sono valvole a tutti gli effetti che hanno bisogno delle loro ore di burning in. Assolutamente. Cosa posso dire di questo dal punto di vista del suono di questo apparecchio? Intanto c'è una enorme potenza. Mi viene un po' da ridere a pensare che questo sia il piccolo, sì, perché francamente insomma è una potenza che è sicuramente straripante, in grado di far funzionare qualsiasi diffusore, anche il più ostico. Quindi questo è un primo dato. È un amplificatore molto energico, quindi c'è tanta capacità di erogazione, tanta capacità di trarsi d'impaccio nelle situazioni più richiedenti. Penso ad esempio a certi passaggi in cui è richiesto un notevole swing dinamico e quindi dal pianissimo al fortissimo le affronta senza alcun tipo di difficoltà, e quindi hai sempre la sensazione di avere un amplificatore che sta lavorando in scioltezza, cioè non riesci mai a portarlo in una zona in cui dici comprime, distorce, no, cioè questo è proprio impossibile.
timbricamente, questo mi è sembrato interessante, è come se, almeno così mi è sembrato, la natura valvolare fosse minima, cioè se qualcuno mi avesse detto è uno stato solido, ci avrei creduto. Sì. Contrariamente ad esempio, penso al Copland che ci guarda, sta lì sulla mensola, dove lo zampino della sezione di preamplificazione a valvole la senti molto. In questo amplificatore qui, secondo me, lo devi sapere che c'è una sezione valvolare con questi nuovi stori, perché altrimenti ti sembra un eccellente amplificatore in classe AB di tipo a stato solido. Mi piace molto la capacità che ha di riuscire a riempire questo spazio. Noi adesso stiamo andando con le nostre amate e affidabili Vivid KS12 e il DAC è sempre il solito Aqua, la scala MK2, quindi il setup non è minimamente cambiato, però è uno degli amplificatori che riesce meglio a riempire la stanza con un suono molto grande che pervade completamente l'ambiente d'ascolto, e questo non necessariamente a livelli da spaccare i timpani, cioè anche a basso volume riesce in questa interessante Esatto. capacità, insomma. Mi hai tolto le parole di bocca, il classico amplificatore che anche a volume molto basso te lo godi benissimo, sì. E non è una cosa facile da trovare. No, non è facile da trovare. La cosa che poi vorrei anche segnalare è che a dispetto di questa insomma sua immagine di bestione grosso e nero, a dispetto di questa grande potenza, è un animo gentile. Bravo, sembra quasi quel grande gigante, no, che poi però ti porge la mano e ti porta al parco a giocare. Ecco. Non è un caso, credo che appunto nelle 3 settimane di ascolto che mi sono fatto non sono andato a privilegiare tracce tanto, come posso dire, richiedenti dal punto di vista proprio della pressione, ma ho ascoltato quartetti d'archi, ho ascoltato clavicembalo, cioè strumenti e registrazioni che sarebbero state, come dire, il terreno di caccia ideale per il monotriodo. Quello Però forse è lo zampino della valvola. Forse però. In questo è lo zampino della valvola. Che non è assolutamente trascurabile. Da una parte ci vedo questo ascolto anche a volumi estremamente bassi, molto molto piacevole, ci vedo lo zampino della valvola, e altrettanto ce lo vedo in questa grazia che ha sempre di saper porgere il messaggio sonoro, come quasi per accompagnare l'ascoltatore in modo dolce, in modo delicato, ma allo stesso tempo perentorio quando serve. Quindi è un prodotto che ha un suo perché ben definito, è molto molto interessante. Certo, poi qualcuno si potrebbe chiedere: vale la pena poi spendere di più per comprare l'800.2? Perché poi, diciamo, ricordiamoci che ci ballano 3.000 euro. L'800.2 è molto simile, certo c'ha il doppio della potenza, e quindi poi si può permettere di pilotare molto agevolmente anche casse estremamente impegnative in volumi molto grandi. Però io sono oramai sempre più convinto di una cosa, forse per una sciocca equazione più costoso uguale migliore, e spesso io vedo che insomma, le persone anelano ad acquistare amplificatori enormi o diffusori enormi, ma non prendono in considerazione il fatto che hanno delle stanze piccole o molto piccole. Ah, siamo d'accordo. Quindi, voglio dire, per carità, se tu hai un ambiente da 80 metri, 100 metri che devi sonorizzare, ok, va benissimo un amplificatore molto potente, ma se tu hai una stanza
mediamente piccola come sono quelle delle abitazioni in cui viviamo tutti quanti, e quindi non hai neanche la necessità di utilizzare dei diffusori a gamma intera giganteschi, ma insomma un amplificatore come questo ti risolve abbondantemente il problema dal punto di vista della potenza. Poi puoi decidere che invece non ti va bene perché lo vuoi totalmente valvolare, lo vuoi con una timbrica diversa, lo vuoi, ma poi la mi viene potenza anche non da è fare problema. un'altra considerazione, scusa se mi accavallo, che è legata proprio al Copland, perché che c'entra il Copland? Noi abbiamo ascoltato il CSA 70, il CSA 100 e il CSA 150. Sì. Soprattutto il CSA 100 e il CSA 150, che sono molto simili se non per la potenza, alla fine avevano due suoni fondamentalmente simili ma non sovrapponibili. Non sovrapponibili. Quindi quando magari un appassionato si approccia a questo tipo di amplificatore e deve scegliere tra l'uno e l'altro, non pensi che l'800.2 è solo più potente, probabilmente, noi questo però non lo sappiamo con certezza, ha qualche caratteristica sonora leggermente diversa, quindi se non sapete che cosa scegliere non vi basate solamente sulla potenza, ma ascoltateli entrambi, perché è probabile che abbiano poi delle caratteristiche sonore leggermente diverse, non fosse altro perché l'800.2 ha sicuramente un'alimentazione più grande e più transistor in parallelo, e quindi anche se suona molto simile non può suonare ecco, quindi forse discrimini anche l'ascolto. Però ecco, quello che era il mio concetto di base era non pensate che se nel catalogo esiste un modello che sta all'inizio, uno al centro e uno top, devi per forza comprarti quello top perché è tutto di più. Magari quel tutto di più che stai pagando non ti serve perché il tuo ambiente d'ascolto e il resto del tuo impianto non lo richiede. Ma qui gioca un ruolo fondamentale il negoziante che te lo vende, che ti deve saper consigliare, non ti sta vendendo una scatola, perché alcuni fanno movie boxer con lo sconto più basso, quindi tu magari sei ingolosito da uno sconto e quindi pensi di comprare il più grande perché magari il più grande è meglio, ma invece forse è meglio uno sconto leggermente inferiore e un negoziante che ti prende per mano come fa questo amplificatore e ti traghetta verso la soluzione migliore per te. Amplificatore che sappiamo costare? Poco meno di 10.000, 9.990. 9.990, che è insomma una bella cifra. Una bella cifra. Ci vale tutti i soldi che costa, è costruito benissimo, l'abbiamo visto nello sventramento, però comunque... Insomma, stiamo cominciando a parlare di un amplificatore decisamente impegnativo dal punto di vista dei costi. Sì, dei costi anche dal punto di vista logistico, perché non è certo un amplificatorino che è facile sistemare ovunque. Non scalda, questo. Sì, però è enorme e pesante, quindi non è facile da collocare. Va bene, mi pare che fondamentalmente quello che dovevamo dire l'abbiamo detto. A me sonicamente, ecco, ripeto il concetto, mi è piaciuto. Inizialmente ho avuto delle perplessità, ma che si sono poi completamente risolte nell'arco delle 3 settimane di rodaggio, quindi adesso posso dire che è un gran bell'amplificatore. Io dico che magari qualche rocchettaro potrebbe giovarsi particolarmente di questa grande potenza e di questo, diciamo, di questa dinamica devastante che sicuramente lo aiuterà a sentire meglio tante cose che io amo, i Genesis, i Pink Floyd, no? Gli Emerson, Lake e Palmer. No, giusto? Sì, assolutamente. Va bene per tutto, ma insomma un rocchettaro si diverte tanto. Allora, www.audio2g.it o .com ci dovete andare perché leggerete anche la storia di Nuovi Story, che è una storia interessante perché venivano utilizzati anche nei primi microfoni valvolari. Sì. Perché siccome era piccolo il nuovistore poteva essere inserito, e se non sbaglio, se non mi ricordo male perché il pezzo l'ho scritto io un po' di tempo fa, un Neumann importante c'ha dentro un nuovistore, se non mi ricordo male. Quindi andate sul sito, subscribe, campanella, social, Twitter, Facebook, tutto quello che potete pensare e vedete, fateci pubblicità. Ok? Ciao, grazie. Ciao.